ma can't stai a parlare di Turnstile, non fanno più hardcore. Ma basta rega, sai che cazzo, dal 2018 che sento sta solfa, che tra l'altro nel 2018 i Turnstile in Italia ce li cagavamo in 5 stronzi, e io ero uno di questi, da quando è uscito questo capolavoro, Time and Space, poi qualche anno dopo, apriti cielo. I Turnstile sì che diventano mainstream e sono diventati una delle band più polarizzanti di tutta la scena hardcore in assoluto, perché è uscito questo, Glow On, ve ne ho già parlato di quest'album, link in descrizione, quei dischi che sono un vero e proprio turning point. Se ne è discusso spesso anche sulle live della direzione che aveva preso la band di Baltimore, e tutti a dire Kant, ma l'hardcore è altro. Che cazzo è l'hardcore? Te sai rispondere? Boh, se me lo chiedono a me, io rispondo i Minor Threat. Però rega, sono evoluzione, poi c'è sempre. I MK poi fece i Fugazi. È hardcore puro quello dei Fugazi? O si cominciò a usare il termine post-hardcore? Cioè, guarda dove sono partiti i Bad Brains, guarda dove sono partiti i Beastie Boys e dove sono arrivati. Sì, anche i Beastie Boys sono stati un gruppo hardcore. Cioè, persino i cazzo di Madball hanno avuto un'evoluzione nella loro carriera. È una cosa normale, si cresce, ci si evolve e si prende varie direzioni. Ma tutti devono fare la punta al cazzo ai Turnstile. Quindi scusatemi questo disclaimer iniziale, ma era necessario per counterare qualche commento che se no arrivava sicuramente qua sotto, che poi arriverà comunque. Ma, come dicevano i propagandi, di cui ne ho parlato recentemente, let's talk more rock. Quindi ragazzi, oggi sono qua per parlarvi del nuovo disco della band di Baltimore, i Turnstile, Never Enough. Quarto full length per la band, primo con la nuova formazione che vede Meg Mills, chitarrista che negli anni ha limitato anche con Chubby and the Gang per esempio, prendere il posto dello storico chitarrista. Squadra che vince non si cambia, sempre sotto Roadrunner Records. Uscito il 6 giugno 2025 e come è da prassi di questo canale prima vi faccio vedere la mia edizione e poi parliamo un po' del contenuto di quest'album. Devo dire che l'album non l'ho comprato ma me l'ha regalato un ragazzo che segue il canale, che ringrazio tantissimo. Queste sono quelle belle storie di karma. Ha conosciuto i Turnstile tramite questo canale, un vecchio video che feci sulla recensione di Glow On, e poi sono tipo diventati una delle sue band preferite. E allora per sdebitarsi con me, che non aveva nessun debito, mi ha scritto e mi fa: oh Kant, l'hai già preso Never Enough? Io ho detto: guarda, lo sto ordinando in sti giorni, se non l'hai ancora fatto te lo faccio mandare a casa che ho visto che c'è su Amazon. Gli ho detto: bella lì, grazie mille, ma non è necessario. Gli fa: guarda, ci tengo a regalarti la copia perché facendomi conoscere la band tu mi hai regalato tanto, e quindi grazie mille, tu sai chi sei. Quindi quella che ho tra le mani, come potete vedere qua, è la Limited Edition Purple Vinyl, esclusiva Amazon. Detto che Amazon forse non è il posto migliore per comprare musica, ma a cavaldonato, come diceva Paolo Bitta, a cavaldonato. Non so se vi ricordate, ma ai tempi di Glow On fu molto difficile accaparrarsi una copia del disco dei Turnstile. Adesso Roadrunner ha ovviato a questo problema e infatti di questa prima press ne sono state stampate ben 20 edizioni differenti, naturalmente con tirature diversissime che vanno da delle limitatissime a 100 copie fino a 10.700 erotte, in molte delle quali non è neanche indicata la tiratura. Per esempio questa non si sa quanto sono quelle purple, ma suppongo non poche. Quindi per la prima volta si può prendere un disco dei Turnstile senza alcun problema. Come potete vedere c'è continuità con le altre copie della band uscite sotto Roadrunner, e questa cosa sinceramente mi fa impazzire. Se mettete i vinili vicino il concept grafico è sempre lo stesso, naturalmente cambia la copertina, ma non si distanzia molto dal format di Glow On, e sempre di cielo stiamo parlando. Facendo sta mossa ho rischiato di spaccarvi tutti e due i gomiti. Allora, copertina tutta azzurra, quindi con un timido arcobaleno che si accenna qua in basso a sinistra. Questa cosa delle copertine senza titolo dell'album e nome della band è una cosa che va per la maggiore, l'abbiamo visto recentemente con gli Skull, con i The Feven e tanti altri. Quindi, come al solito, sono gli adesivi a dare le informazioni. Le informazioni di rito sono sul retro, quindi band Turnstile, l'album Never Enough, la tracklist, una foto della band e sotto la scritta In the right place at the right time and still you sink into the floor. 2025 Roadrunner Records. Questo è il retro, e poi all'interno c'è il gatefold
Ecco qua, batterista, I'm happy to give myself away. Poi dall'altra parte una foto della band, probabilmente in studio. Vedete la new entry Meg Mills. Dentro il gatefold testi e credits. Produced by Brenda Yates, il cantante, e di questa cosa ne parleremo tra poco. Tra l'altro la foto di Brenda Yates la vedete proprio qua al centro. E questo è il vinile Purple, eccolo qua. Per essere un porpora tende molto al viola, ma direi un bel vinile. L'importante per me è che non sia né bianco né trasparente, cioè questo è un po' trasparente, però ci siamo capiti, è trasparente clear quello che non mi piace. Ricordo bene i giorni in cui era uscito il primo singolo dell'album, tra l'altro la traccia che dà il titolo all'album, Never Enough, e il mio commento fu: è la cosa più turnstile che potessero fare. Quel pezzo a modo suo racchiude un po' tutta l'essenza della band di Baltimore. Questo lunghissimo intro e poi anche outro, dream pop praticamente, con tastiere ariose, per poi partire con il loro groove incredibile. E sto ritornello Never Enough, mai abbastanza, è quello che ti dà il pezzo, perché poi ti si appiccica in testa per poi non andarsene più via. Al primo ascolto un po' l'avevo snobbato, ho detto mi aspettavo qualcosa di più, e poi mi sono ritrovato a cantarmela in testa ancora e ho pensato, i ragazzi l'hanno fatta di nuovo. Naturalmente le aspettative per quest'album erano altissime, un gruppo che nel 2015 era considerato una nuova tendenza hardcore, poi qualche anno dopo con Time and Space avevano scalato qualche posizione ed erano diventati una realtà indie alternative, ma poi con Glow One andarono proprio a vincere i Grammy, e poi in poco tempo sono diventate una delle band alternative più importanti degli Stati Uniti, e questo gioco forza vuol dire che siano anche tra le più importanti del mondo. In questi anni li abbiamo visti andare sempre più in alto all'interno dei bill dei concerti, sono diventati dei veri e propri headliner. Ho avuto la fortuna di vederli dopo quella volta nel 2015, un paio di estati fa all'Ama Music Festival, credo fosse a Bassano del Grappa, per il loro primo concerto in Italia, e vi lascio qua in descrizione il racconto, ma fu un'esperienza molto molto positiva a parer mio. Quindi, come dicevo, la band si trova un po' tutti gli occhi addosso ed erano chiamati alla cosa più difficile, il disco di conferma. E cosa hanno voluto fare? Di testa loro come al solito. Io mi sarei aspettato a questo punto della loro carriera magari l'arrivo di un produttore, che ne so, super importante, un Rick Rubin della situazione, qualcuno di quelli che magari ti poteva rivoluzionare un po' il sound, e invece no. L'album è prodotto da Brenda Yates, il cantante, quindi la band ha voluto fare le cose in famiglia, e pensa che di solito li accusano di essere costruiti, tutt'altro. Le interazioni esterne sono state diminuite al massimo, e quindi questo lavoro è 100% turnstile. Never Enough è un album molto vario, spesso all'interno di un solo pezzo possiamo vedere tutti i risvolti che possono avere i turnstile. Prendiamo per esempio un pezzo come Sunshower, uno dei miei preferiti. Ha un inizio super hardcore, pezzo da pogare 1000 all'ora, veloce, dritto, incazzato, per poi avere quest'outro Space, che diventa una specie di interlude che, se non fossi avvezzo a sta band, un po' mi spiazzerebbe. Cioè, a un certo punto che cazzo c'è, un flauto di Pan? Una roba simile. Ecco, questa non me l'aspettavo, però ascoltando torna tutto quanto. L'album va in controtendenza con i ritmi attuali, dura tantissimo, quasi 3/4 d'ora, quindi fanculo alle logiche commerciali di oggi. Ha sì al suo interno dei pezzi molto radiofonici, e credo che qualcosa, anzi spero, arriveranno anche alle radio nostrane. Ma c'è tutto quello che la band ha fatto finora con la massima convinzione, e un sound a parer mio sempre incredibile. Never Enough è la perfetta prosecuzione di Glow On. Non potevano fare due dischi che stessero meglio assieme. Quindi se avevi prestato quello prima, molto probabilmente ti piacerà anche questo. Allo stesso modo, se ti stavano sul cazzo prima, ti starà sul cazzo ancora di più oggi. Su questo non ci si scappa. Però, ragazzi, i Tartar sono questi, o li ami o li odi, e credo che la maggior parte della gente li ami. Soprattutto, dai, sono contento che sono diventati anche un po' profeti in patria. Non so se avete visto questo concerto benefit che hanno fatto a Baltimore in un parco, concerto gratis, e ci sono le immagini di loro che sono in questo parco.
pubblico di tutte quante le età e penso che sia una cosa veramente fantastica. Poi ragazzi, se vogliamo farla appunto al cassette hardstyle, i motivi possono essere molteplici. Non ti sta bene che facciano uscire un disco con un Amazon Exclusive? I dischi su Amazon li vendono anche Crass. Prova a controllare. Chiedono dei cachet fuori di scala? Sì, infatti non credo che li riusciremo a rivedere in Italia molto facilmente, se non in un grande festival magari di spalla a qualcuno di super gigante. Però ragazzi, questi non sono problemi che voglio trattare qua sul canale. Io mi occupo di musica e l'unico consiglio che posso darvi è di ascoltarvi Never Enough, perché penso che sia un album che vale la pena di essere sentito. Lascia rincoglioniti da tastiera i discorsi su quello che è hardcore e quello che non lo è. I hardstyle sono questi e penso che io non ne possa avere mai abbastanza. Never Enough. Bella ragazzi, io sono KentHC and I love you all. Peace.